Nella sua veste di capitale di un impero oltremarino, importante punto di incontro e di scambi commerciali, sul finire del XV secolo, la Lisbona contenuta nella cinta muraria non è sufficiente a dare risposta al continuo crescimento demografico. Alle porte a ponente della città si trova un luogo privilegiato per la necessaria espansione. All'epoca, Guedelia Palassano, medico e astrologo di corte, è qui proprietario di dei vasti terreni agricoli che permetteranno la realizzazione di una delle più importanti operazioni immobiliari della storia della città, dando vita a quello che è conosciuto oggi come Bairro Alto. Mio benvenuto a tutti i curiosi della storia di Lisbona. Io sono Fabiana e questo è Lisbona Gira in Giro, il mio programma che ogni giovedì all'1:30 di Lisbona vi invita a scoprire storie, curiosità e misteri della splendida capitale lusitana. Oggi ci avventuriamo in un posto affascinante dove si intrecciano storie di principi e marinai, di prostitute e cantante d'opera, di giornalisti e di libertà, il Bairro Alto, un quartiere eterogeneo, conosciuto principalmente per la sua vita notturna, ma che ha molto di più da raccontare. Iscrivetevi al canale, attivate il campanello e venite con me alla scoperta del mitico Bairro Alto. Sul finire del 1400, Lisbona è una città di viuzze strette e tortuose, con molti edifici che presentano balconi sporgenti appoggiate su delle strutture in legno, che contribuiscono alla propagazione di incendi e che rendono difficile passare con animali da soma. In generale è una città poco igienica, con frequenti fuochi epidemici, un po' poi come tutte le città europee dell'epoca. Di fronte a questa realtà, il re Dom Manuel mette in atto degli interventi urbanistici per riorganizzare funzionalmente la città medievale e per dotarla di nuovi edifici amministrativi. A questo fine vengono creati dei supporti legislativi per regolamentare la costruzione, in particolare parametri di qualità per i materiali di costruzione e una rigorosa normalizzazione. I balconcini in legno di cui parlavamo prima, di origine araba, vengono proibiti e viene ordinata la demolizione di quelli esistenti. Questo è particolarmente importante perché porta alla necessità di determinare un nuovo stile architettonico, caratterizzato da piccoli balconcini con pochi centimetri di profondità, che troveremo poi in moltissime zone della città. Subito fuori le mura fernandine, a ponente, si trovano degli ampi terreni agricoli, proprietà di Guedelia Palansano, astrologo del regno. Alla sua morte la moglie, donna Giudia, vende la proprietà, permettendo così l'inizio di quello che può essere considerato la prima grande operazione immobiliare privata della città, che darà vita alla Villa Nova de Andrade, poi Bairro Alto, ma ci arriveremo. Una curiosità è che la data del 15 dicembre viene tutt'oggi festeggiata come il compleanno del Bairro Alto, in virtù di un documento del 1513 a lungo considerato come la prima testimonianza della costruzione di questo nuovo quartiere. In realtà, come vedremo, è stato poi ritrovato un altro documento che fa ripensare l'inizio della costruzione al 1498, ma comunque il 15 dicembre è rimasto tradizionalmente come il compleanno del Bairro Alto. I terreni, che sono proprietà ora della famiglia Andrade, vengono ceduti per la costruzione di case mediante contratti di infiteusi molto dettagliati. In questi contratti vengono specificati, facendo riferimento alle norme stabilite dalla legislazione manuelina di cui parlavamo prima, materiali, metriche e tempi di costruzione. Questo ha permesso uno sviluppo molto rapido e uniforme del nuovo quartiere. Si possono distinguere tre grandi fasi di urbanizzazione. La prima, con inizio nel 1498, si sviluppa partendo dalla zona più vicina al fiume, in direzione alle porte di Santa Caterina, porte d'ingresso nella città, nelle mura fernandine, ed è caratterizzata da costruzioni umili di famiglie normalmente legate alle attività marittime. La seconda invece, dal 1513,
è polarizzata intorno alle porte di Santa Caterina e si sviluppa verso ponente. La terza e ultima fase di urbanizzazione inizia nel 1553. È in quest'anno che i gesuiti si stabiliscono nell'area, trasformando l'antica eremita di San Rocco in chiesa. Il centro di gravità del nuovo quartiere si sposta attorno alla chiesa e la parte alta dell'urbanizzazione si autonomizza, passando a essere conosciuta come Bairro Alto di San Rocco, quartiere alto di San Rocco. Poi con il tempo San Rocco si perderà per strada e rimarrà soltanto il Bairro Alto, sempre meno santo. Dedicheremo poi magari un altro video alla storia di questa importantissima chiesa. L'arrivo dei gesuiti, molto potenti all'epoca, richiama le famiglie nobili che iniziano a costruire palazzi nella zona. Per capire perché ci troviamo di fronte ad un quartiere con una maglia ortogonale così ben definita, è importante spiegare che la dimensione dei terreni concessi in uso veniva definita utilizzando un modulo di base chiamato Schaun, che è un modulo agrario risalente al Medioevo di 13,2 x 6,6 metri. Si poteva poi prendere in locazione mezzo modulo, un modulo, 2, 3 e così via, in funzione delle capacità economiche del locatore. Questo ha permesso la costruzione lato a lato di case umili costruite magari su mezzo modulo e di palazzi nobili costruiti su terreni molto più grandi. Quello che viene così costruito è un quartiere estremamente moderno per l'epoca, se comparato con i quartieri che esistevano prima, come per esempio Alfama o il quartiere intorno al castello, fatti di viuzze strette e tortuose. Al Bairro Alto le strade in comparazione sono larghe, i palazzi sono bassi, in realtà oggi li vediamo più alti perché dopo il terremoto sono stati aumentati in altezza. All'inizio le case avevano al massimo 3 piani di altezza. Le strade più larghe permettevano anche il passaggio delle carrozze, che erano le viature dell'epoca. È interessante notare come all'epoca esistessero proprio dei sensi di traffico per le carrozze, no? In generale è un quartiere molto più igienico rispetto a quelli precedenti. Con il terribile terremoto del 1 novembre del 1755, la prima parte dell'urbanizzazione della Villa Nova di Andrade viene completamente distrutta, mentre il nucleo centrale del Bairro Alto, quello che conosciamo oggi, rimane pressoché intatto. Da un lato perché solo una piccola parte del quartiere è stato gravemente colpito dal terremoto, e da un altro perché la metrica pombalina, cioè gli edifici che verranno costruiti dopo, era incompatibile con la metrica del quartiere cinquecentesco. Solamente un grande esproprio avrebbe permesso delle grandi costruzioni che rispettassero la metrica delle costruzioni successive al terremoto. Per via dei lavori di ricostruzione della città che avvengono dopo il terremoto, quello che succede, che affetta in parte il Bairro Alto, è la costruzione la costruzione e l'ampliamento di alcune strade perimetrali al quartiere la costruzione su queste strade di edifici grandi, questi sì, alcuni con la metrica pombalina, in alcuni casi qui sì vengono effettuati degli espropri, che vengono a creare praticamente una barriera, quasi una cinta muraria intorno al quartiere. Allo stesso tempo dobbiamo pensare che se quando il quartiere è stato costruito era periferico, era esterno alla città, era esterno alle mura, nel frattempo la città si è ampliata e quindi il quartiere sta diventando sempre più centrale con ovviamente un aumento del prezzo del terreno. Quindi cosa avviene? I palazzi che non sono crollati durante il terremoto all'interno del quartiere vengono aumentati in altezza. Questo si nota in alcune facciate, no? Questo aumento dei piani. Come dicevo prima, normalmente i palazzi le case non superavano i 3 piani di altezza.
ora vengono aggiunti 1 o 2 piani e arrivano normalmente ai 5. Quindi quelle caratteristiche di buona illuminazione e ventilazione di cui parlavamo prima vengono un po' perdute, no? Le strade diventano più buie, no? Quindi questo processo di verticalizzazione. Cosa è successo? Dopo il terremoto i nobili abbandonarono la città, non solo il Bairro Alto in realtà, per trasferirsi nelle loro ville estive, un po' per moda, perché il re aveva paura di nuovi terremoti e decise di vivere in baracche, in un accampamento costruito nei giardini del suo palazzo. E quindi questo divenne una moda fra le famiglie più ricche, fra le famiglie nobili, che copiarono questo atteggiamento del re, questa scelta del re, ripetendola nei loro palazzi estivi nelle vicinanze di Lisbona. E quindi come conseguenza i palazzi in città vengono abbandonati oppure suddivisi al loro interno e affittati a persone di bassa rendita. In altri casi invece vengono modificati internamente per consentire l'installazione di unità industriali, soprattutto industrie tipografiche o sede di giornali, specialmente nel XVIII-XIX secolo, creando una rete interessantissima di comunicazione interna che porta ad un incrocio di unità abitative, talvolta fra interi isolati. Questi cambiamenti d'uso non sono manifesti all'esterno, lasciando pressoché intatte le facciate e l'immagine complessiva dell'area. Sebbene il terremoto non abbia alterato drasticamente l'architettura del Bairro Alto, ne ha parzialmente alterato la composizione sociale. La decisione della nobiltà di abbandonare i propri palazzi ha cambiato la convivenza tra le classi sociali. Per la sua vicinanza al porto e alle attività legate alla navigazione, nella zona è sempre esistito un ambiente caratterizzato da una certa marginalità, da prostituzione e da attività illecite. Allo stesso tempo, grazie a quella metrica costruttiva di cui abbiamo parlato all'inizio, con cui si sono affittati, no, i lotti di terreno, gli edifici della nobiltà, grandi, si affiancavano alle umili abitazioni degli uomini di mare, costruite, no, sui lotti di terreno più piccoli. Ad esempio della convivenza che esisteva tra le differenze classi sociali, basti ricordare che il futuro Marchese Pombal, nato e cresciuto in questa zona, nella sua gioventù capitanava la banda dei Scappots Brancos, mantelli bianchi, rivale del bando dos Scappots Pretos, i mantelli neri, a sua volta capitanato dall'infante Don Francisco di Braganza. Queste bande, composte da giovani nobili e marinai che di notte terrorizzavano il quartiere, sono un esempio degli intricati rapporti fra aristocratici e popolari, ma anche della tradizione notturna del quartiere. Di carattere popolare e con una forte centralità rispetto alla città che gli era cresciuta attorno, ma allo stesso tempo con una forte qualità spaziale di intimità, il Bairro Alto del XIX secolo divenne un luogo privilegiato per la nascita di un ambiente artistico e di una certa marginalità, punto di riferimento della Lisbona bohemienne, con un forte legame fra il mondo della prostituzione e altre attività poco lecite e il rispettabile mondo borghese. Ricordiamo che la società portoghese dell'epoca, un po' poi come quella di tutta Europa, era fortemente moralista, con differenziazioni sociali di prestigio, di condizione e di fortuna. E in questo contesto la donna era vista essenzialmente in due modi: o la fanciulla pura e immacolata, oppure la donna pubblica, la prostituta immorale. È in questo secolo che la donna virtuosa comincia ad acquisire il diritto di stare alla finestra e camminare per strada. Allo stesso tempo inizia una vera persecuzione della prostituta, con l'obiettivo di allontanarla dalla vita pubblica, di isolarla, di tollerarla e di controllarla con provvedimenti legislativi. Se la vita familiare era idealizzata e vista come un rifugio contro i mali della città, per gli uomini, e solo per gli uomini, la vita in pubblico permetteva di liberarsi dai codici morali
e in questo contesto è possibile distinguere due città diverse, quella della società rispettabile e quella della vita immorale. Alcune zone di Lisbona, il Bairro Alto, ma anche la Moraria, Alfama, si costituiscono così come un covo di marginalità. Ma se il Bairro Alto è luogo di prostituzione e fado, è anche luogo di opera, di teatro e di un'ampia produzione letteraria e artistica. Per esempio, nell'antico teatro del Bairro Alto, costruito nel 1760 e abbandonato agli inizi del 1800, debuttò all'età di 13 anni Luisa d'Aguiar Todi, considerata la più importante cantante lirica del suo tempo, che con il suo talento girò l'Europa e che visse e morì nel Bairro Alto, in quella che oggi si chiama proprio Rua Luisa Todi, in sua memoria. Molti artisti scelsero questa zona per vivere. Fra di essi possiamo ricordare Nicolao Tolentino e i Bocage, che trascorsero qui gli ultimi anni della loro vita e furono sepolti nello scomparso cimitero das Mercês, che si trovava proprio all'interno del quartiere. Esplorare la connessione tra la storia delle arti in Portogallo e il Bairro Alto significa parlare dell'intima connessione che esiste fra il quartiere e la storia del giornalismo. Nel XIX secolo gli antichi palazzi abbandonati dalla nobiltà dopo il terremoto offrono, grazie alle loro grandi dimensioni e agli ampi spazi prima occupati dalle rimesse delle carrozze, lo spazio ideale per le sedi dei giornali e per le tipografie. Tutti o quasi tutti i giornali portoghesi hanno avuto sede nel Bairro Alto. La vita legata al giornalismo conferisce al quartiere un'atmosfera peculiare e un'intensa attività a tutte le ore del giorno e della notte, contribuendo così all'apertura di numerose trattorie e case di fado. All'inizio del XX secolo i giornali iniziarono a lasciare il Bairro Alto alla ricerca di spazi più ampi e che dessero risposta alla modernizzazione dei processi editoriali. L'ultimo giornale a lasciare il quartiere è stato il giornale sportivo A Bola, che ha lasciato la sua sede nella Travessa da Queimada a gennaio del 2024. La presenza del giornalismo nella zona è attestata dalla toponimia. Troviamo per esempio le strade Diário Notícias di un secolo, oppure monumenti di omaggio, come quello a Eduardo Coelho, fondatore del Diário Notícias, e all'Ardina, lo strillone, nel giardino di San Pedro d'Alcántara, oppure quello a França Borges, fondatore e direttore del giornale Un Mundo nel giardino di Príncipe Real. Con l'abbandono della zona da parte dei giornali, il Bairro Alto entra in una fase di declino, contraddistinta da una certa diffidenza da parte del resto della città, che considerava la zona povera e pericolosa. Devo dirvi che ancora pochi anni fa, all'inizio degli anni 2000, io stessa ho conosciuto portoghesi che avevano paura di entrare anche di giorno al Bairro Alto. Un po' sinceramente esagerato, però è così. Fu a partire dalla fine degli anni 70 e soprattutto dagli anni 80 del XX secolo che il Bairro Alto iniziò a prendere una nuova vita, specialmente di notte. Dando risposta alle necessità dei giovani di avere spazio dove esprimersi dopo la rivoluzione del 1974 e grazie all'esistenza di spazi disponibili e con canoni di locazione bassi e al fatto di essere una delle poche zone della città legate già alla vita notturna, hanno cominciato ad aprire locali notturni ma anche negozi di arredamento e design che hanno segnato la vita di molti lisboeti. Ma a partire dagli anni 90 l'esplosione della vita notturna inizia a creare alcuni problemi causati soprattutto dal numero eccessivo di bar e ristoranti. Questa situazione è stata causata anche da alcune politiche statali e municipali. Infatti in questi anni inizia ad essere sviluppata una nuova immagine della città con l'obiettivo di attrarre investimenti esteri e turismo. In particolare vengono organizzati alcuni mega eventi: Lisbona Capitale Europea della Cultura nel 94, l'Expo 98, gli Europei del Calcio del 2004, che attraggono sempre più turisti verso la capitale lusitana e che fanno conoscere la città all'estero. In questo contesto il Bairro Alto è pubblicizzato come il quartiere della vita notturna.
l'afflusso di turisti è così grande che in una notte del 2004, durante gli europei, i bar del Bairro Alto finirono addirittura alle scorte di birra. La verità è che negli ultimi decenni, a causa principalmente di politiche pubbliche, delle quali magari parleremo in maniera più dettagliata in un altro video, che hanno causato una feroce gentrificazione turistica dei quartieri centrali di Lisbona, il Bairro Alto ha cambiato volto. Il Bairro Alto, fino a pochi anni fa, era un quartiere popolare, abitato da una popolazione in parte impoverita, ma che si orgogliava profondamente del suo quartiere, con cui aveva un legame molto profondo. Come un po' anche negli altri quartieri del centro storico della città, esisteva un forte sentimento di vicinanza e d'aiuto reciproco. Era un quartiere che se ti abbracciava, ti amava e amavi e non ti lasciava andare via facilmente. Purtroppo questa realtà sta scomparendo. Negli ultimi anni si assiste ad una turistificazione feroce. Molti residenti sono stati espulsi dalle loro abitazioni per dar spazio ad appartamenti turistici e il commercio di prossimità è stato completamente sostituito da bar notturni e fast food. Le strade del quartiere di notte diventano delle vere e proprie discoteche a cielo aperto, creando gravissimi problemi di rumore e igiene. Quei pochi abitanti che lottano ancora per rimanere lo fanno con grande difficoltà perché non hanno più commercio di prossimità e servizi, ma soprattutto perché il rumore notturno è ormai insopportabile. In generale si è un po' instaurata l'idea che il Bairro Alto sia diventata una terra di nessuno, dove tutto è permesso, anche se recentemente l'amministrazione ha cercato di limitare questa cosa, a chiamare l'attenzione dei visitanti e turisti, mettendo dei segnali stradali appellando al silenzio. Quindi io spero che se non conosci il Bairro Alto o se già lo conosci, il mio video ti sia piaciuto, ti abbia permesso di conoscere una prospettiva diversa del Bairro Alto e che quando verrai o quando tornerai potrai guardarlo con altri occhi e divertirti sì, però ricordandoti che ci sono persone che ci vivono e che vogliono rimanerci e che devono essere rispettate. Se il video ti è piaciuto, condividilo con quel tuo amico o amica a cui pensi possa interessare e ti aspetto alla prossima. Mannaggia la miseria! Ah! Ricominciamo. La società portoghese dell'epoca, come quella di tutta Europa, era no, stop, non va bene. Mannaggia la miseria! Ah. Stop!